L'autostima non dipende da ciò che fai, ma di chi sei. Ciao e benvenuto. Hai 40 anni e ti senti bloccato? Vuoi migliorare la tua vita ma non sai da dove iniziare? Ti sei mai trovato a fare di tutto per sentirti più sicuro di te, ma con la sensazione di non andare mai avanti? È frustrante, vero? E se ti dicessi che stai cercando la risposta nel posto sbagliato? Se sei stufo di sentirti frustrato e insoddisfatto, come se i tuoi sogni fossero irraggiungibili, sei nel posto giusto. La tua autostima non dipende da quello che fai, ma di ciò che sei. In questo video ti mostrerò come smettere di cercare conferme all'esterno e iniziare a costruire una fiducia autentica radicata nel tuo valore interiore. Preparati a scoprire i 4 passi per trasformare il rapporto che hai con te stesso e superare le credenze limitanti e vivere con maggiore consapevolezza e intenzionalità. Cos'è davvero l'autostima? L'autostima è il modo in cui percepiamo e valutiamo noi stessi. Non è solo un concetto psicologico, ma è un elemento che influenza ogni area della nostra vita, dalle decisioni che prendiamo alle relazioni che costruiamo, fino alla qualità della nostra felicità quotidiana. Ma attenzione, spesso commettiamo un errore. Spesso confondiamo il nostro valore con quello che facciamo o otteniamo, un lavoro, un titolo, un premio, un riconoscimento. Questo è il primo errore. La vera autostima nasce dalla consapevolezza di chi sei nel profondo, non da quello che realizzi. Pensiamo che il nostro valore dipende dai nostri risultati, dai nostri successi o dal riconoscimento esterno. Eppure la vera autostima non ha nulla a che fare con quello che fai, ma con chi sei. La differenza tra ciò che fai e ciò che sei è fondamentale. Ciò che fai sono le azioni, i ruoli, le tue performance, che possono cambiare, migliorare o fallire. Chi sei invece è la tua essenza, la tua unicità, ciò che resta immutabile anche nei momenti difficili. Quando la tua autostima dipende da ciò che fai, diventa instabile. Ogni errore ti abbatte, ogni giudizio ti ferisce, ma se è radicata in chi sei veramente, diventa solida e resistente. La definizione dell'autostima. Secondo la psicologia, l'autostima rappresenta il livello di fiducia e il valore che una persona attribuisce a se stessa. È strettamente legata a concetti come l'autoaccettazione, la fiducia nelle proprie capacità e il senso di competenza. L'autostima può variare nel tempo e è influenzata dalle esperienze, dall'ambiente e dai modelli di riferimento. William James, un pioniere della psicologia, ha definito l'autostima come il rapporto tra le aspettative di una persona, desideri o ideali, e le sue realizzazioni reali. Se una persona raggiunge ciò che si propone, la sua autostima tende a essere elevata. In caso contrario, può calare. L'autostima si articola in 3 componenti principali. Cognitiva, cioè il modo in cui pensiamo a noi stessi, l'immagine che abbiamo di noi stessi, come ci vediamo, come ci immaginiamo che gli altri ci vedano. Emotiva, come ci sentiamo riguardo a noi stessi quando ci apprezziamo, quanto ci sentiamo importanti e quanto ci vogliamo bene a noi stessi, e quanto rispetto pensiamo di meritare. Comportamentale, come ci comportiamo in base al nostro valore percepito.
cioè quanto ci sentiamo in grado di comunicare in modo diretto, sentendo che ci meritiamo il rispetto della nostra persona, parlando con sicurezza, e quanto ci prendiamo la responsabilità dei nostri risultati, oppure quanto subiamo o diamo la colpa all'esterno di ciò che ci succede, dando il potere all'altro e permettendo agli altri di decidere al posto nostro. Ci sono state fatte diverse ricerche sull'autostima, ma il primo è stato Morris Rosenberg, che nel lontano 1965 ha sviluppato una scala per misurare l'autostima, nota come Rosenberg Self-Esteem Scale, utilizzata ancora oggi per valutare la percezione di se stessi in vari contesti culturali e psicologici. Le sue ricerche hanno evidenziato che l'autostima è un predittore importante della salute mentale e del successo personale. Baumeister nel 2003, nei studi successivi, ha dimostrato che l'autostima è legata al benessere emotivo, ma non necessariamente al successo oggettivo. Questo significa che una persona con alta autostima può sentirsi soddisfatta, ma non è detto che sia più competente o più performante di un'altra. Cioè, l'autostima è un fattore soggettivo che riflette come ci sentiamo noi e come ci rispecchiamo in una certa situazione o un dato di fatto. In questo video ti svelerò la formula in 4 passi per aumentare la tua autostima e vivere finalmente secondo le tue regole. Smettere di dipendere dall'approvazione degli altri e iniziare a vivere la vita che hai sempre desiderato, in allineamento con chi sei veramente. Seguendo questi passi potrai liberarti dalle credenze che ti bloccano, riconoscere il tuo valore intrinseco, vivere con fiducia e intenzionalità. Scoprirai come liberarti dalle credenze che ti trattengono, come allinearti con il tuo vero potenziale e come iniziare a vivere la vita che hai sempre desiderato. Se seguirai questi passi, non solo migliorerai la tua autostima, ma trasformerai completamente il modo in cui ti percepisci e agisci ogni giorno. Sono Carla, un ex insegnante di fisica che, come tanti, ha legato il proprio valore ai risultati per anni. Più lavoravo, più cercavo di dimostrare a me stessa e agli altri di essere abbastanza, ma un giorno mi sono resa conto di essere intrappolata in un cerchio vizioso. Cercavo conferme ovunque, tranne che dentro di me, e allora ho deciso di cambiare. Oggi la mia missione è aiutarti a liberarti da questa trappola e a scoprire il tuo vero valore. Con questo video ti insegno un metodo replicabile per aumentare la tua autostima, cambiare le tue credenze che ti limitano e superare le resistenze che ti bloccano. Non offro scorciatoie o risultati immediati, perché il cambiamento autentico richiede tempo e impegno, ma se sei disposto a lavorare su te stesso, qui troverai strumenti per trasformare la tua vita e diventare la migliore versione di te stesso. Il problema dell'autostima è come affrontarlo. Ti senti bloccato, insicuro e incapace di raggiungere i tuoi obiettivi? E perché siamo stati educati a credere che il nostro valore dipenda da ciò che facciamo, dal lavoro che abbiamo, dai risultati che otteniamo, dall'approvazione degli altri. Ma questa è una trappola. Ti svelerò i passi attraverso i quali riuscire a migliorare la tua autostima. 1.
Conosci te stesso. La prima domanda è: chi sei davvero? Dedica del tempo a riflettere su ciò che ti rende unico. Cosa ami fare? Quali sono i tuoi valori? Quali sono le tue passioni? Quali sono i tuoi talenti? A cosa sono bravo? Potrebbe essere d'aiuto capire come ti vedono anche gli altri, i tuoi amici, i tuoi familiari. Come fare? Prova a chiederti: cosa ammirano i miei amici di me? In quali circostanze chiedono il mio aiuto? Segnati queste situazioni e inizia a interagire con queste idee. Sono i tuoi punti di forza per i quali gli altri ti vedono autorevole. Tu come ti senti al riguardo? Un altro esercizio pratico è introspezione. Tieni traccia ogni giorno nel tuo diario e scrivi di getto, come scrittura libera, 3 cose che ti rendono speciale. Potrebbe essere la tua creatività, la tua empatia o magari la tua capacità di risolvere i problemi. Fai di questo esercizio una routine e osserva come cambia il tuo modo di percepirti. L'autostima non è il risultato delle tue azioni, ma della tua identità. Non puoi costruire autostima senza consapevolezza. Il punto è iniziare a riconoscere il tuo valore intrinseco indipendentemente dai risultati che ottieni. Dedica del tempo a riflettere su chi sei veramente. Cosa ti rende unico? Quali sono i tuoi valori, le tue passioni, i tuoi talenti? Passo 2. Smetti di definire il tuo valore attraverso i tuoi risultati. Spesso le convinzioni che abbiamo su noi stessi derivano da esperienze passate o dal giudizio altrui. Ti invio a chiederti: ma questa credenza è davvero mia o l'ho presa da qualcun altro, l'ho ereditata? Da quando ce l'ho? Da dove mi arriva? Prendi un foglio di carta e traccia una linea verticale che divide il foglio in 2 colonne. Sulla colonna sinistra scrivi una credenza che ti limita, come per esempio: non sono abbastanza bravo. Poi accanto, sulla colonna destra, scrivi una nuova affermazione potenziante, come per esempio: ho tutto ciò che mi serve per crescere e migliorare. Oppure: sta nel mio potere trovare nuove soluzioni. Ripetila ogni giorno finché non diventa parte di te. Durante il giorno inizia a notare quante volte ti giudichi in base a ciò che fai. Ho fallito in questo progetto, quindi non valgo. Non ho ottenuto quella promozione, quindi non sono abbastanza, oppure non me la merito. Scrivi queste credenze sulla colonna di sinistra e trasformale nella colonna destra, sul foglio, in affermazioni che riflettano la tua essenza. Il mio valore non dipende da un risultato. Sono già abbastanza così come sono. Ricorda, una voce interiore che ti dice non sono abbastanza bravo, questa voce non è tua, è il risultato di anni di condizionamenti. Passo 3. Agisci in allineamento con chi sei. Una volta che hai chiarito chi sei, inizia a fare scelte che rispettino la tua essenza. Questo significa dire di no a ciò che non ti rispecchia e ti permette di investire il tempo in attività e relazioni che ti nutrono davvero. Ma non basta pensare. Per poter cambiare veramente abbiamo bisogno di evidenze. Cosa significa ottenere evidenze? Significa ottenere risultati concreti e i risultati arrivano facendo azione, non c'è un altro modo. Ok, mi potresti dire, sì, ma non so come
devo ottenere quel risultato, non so cosa devo fare, non so come devo fare, specialmente se finora non ho fatto certe azioni. Certo, all'inizio sicuramente farai dei sbagli, ma datti il permesso di imparare dai tuoi sbagli, andando anche contro le tue paure che ti bloccano. Il punto è: sei disposto a affrontare le tue paure? Sei disposto a fare quel passo in più verso un certo risultato? L'unico modo per superare le nostre paure è attraversarle. Sai, mi ricordo spesso la frase sentita tempo fa. Una volta la paura bussò alla mia porta. Andai ad aprirla, ma non c'era nessuno. Continua a agire verso ciò che vuoi che ti definisca. Prendi il tuo obiettivo, il tuo risultato, oppure tutto ciò che vuoi ottenere e fai quello che serve, tutto ciò che farebbe una persona che ha già ottenuto quei risultati. Identificati con quel tipo di persona, ricordandoti durante la giornata di ciò che vuoi. E ogni volta che il tuo vecchio te vuole ritornare in superficie, fermati. Prenditi un momento e ricordati ciò che vuoi veramente. Ritorna sulla direzione che hai scelto invece di andare in modo automatico, in modalità vecchia di default. La mia vita è cambiata partendo da questo punto. La chiave del successo è vivere ogni giorno con disciplina ispirata. Questo significa fare piccoli passi quotidiani costanti, allineati con i tuoi valori, monitorare i tuoi progressi e migliorare costantemente. L'autostima cresce quando sei coerente con chi sei, non quando cerchi di compiacere gli altri. Il concetto chiave è vivere con intenzionalità per una vita autentica. Significa agire con disciplina ispirata e non per dover dimostrare qualcosa a qualcuno, ma per onorare chi sei veramente. Ogni giorno è un'opportunità per crescere e migliorare e per avvicinarti alla tua visione di te stesso. Quando inizi a vivere così, i piccoli passi che fai si accumulano, creando un cambiamento evidente e duraturo nella tua vita. Passo 4. Costruisci la tua resilienza. L'autostima non significa essere perfetti, ma significa accettare le imperfezioni e imparare dai fallimenti. Ogni volta che cadi, ricordati che il tuo valore non cambia. Impara, rialzati e continua. Questo significa vivere con intenzionalità. Circondati di persone e ambienti che ti supportano. Smetti di cercare approvazione da chi non ti capisce e trova una comunità che valorizzi chi sei. Quando sei circondato da persone che credono in te, diventa più facile credere in te stesso. Focus e chiarezza. Qui voglio essere chiara. Questo percorso non è per chi cerca delle scorciatoie. Richiede impegno, introspezione e voglia di cambiare, ma ti garantisco che i risultati arriveranno. Quando inizi a vivere in modo intenzionale, ogni azione diventa un investimento sul tuo futuro. È come accumulare interessi composti. Ogni giorno il cambiamento diventa evidente e trasforma radicalmente la tua vita. Ricorda, la tua autostima, l'autostima autentica, nasce dalla consapevolezza di chi sei, non da ciò che fai. Il tuo valore non è determinato dai tuoi risultati,
o dai successi o dai fallimenti, ma dalla tua essenza e dalla tua unicità. Se questo messaggio ti ha toccato, ti invito a fare due cose. Lascia un commento qui sotto e raccontami qual è la tua sfida più grande con l'autostima. Iscriviti al canale per ricevere ogni settimana nuovi contenuti che ti aiuteranno a trasformare la tua vita passo dopo passo. Inizia oggi il tuo percorso verso una nuova autostima e non aspettare domani per essere la persona che sei destinato a diventare. Ricorda, l'autostima autentica è un viaggio e ogni passo che fai ti avvicina a chi sei davvero. Non aspettare, inizia oggi.